Ok, facciamo un video per finire la giornata. Xbox Serie X, ok? La console chiaramente è già stata, l'ho già smontata, ho già fatto la diagnostica, ok? E la console non si accendeva, ok? E è stato scoperto un cortocircuito sui 12 volt, qui, va bene? Andiamo giù nel dettaglio, ok? Allora, la console chiaramente non si accendeva più, è stata un mese così senza funzionare, ok? Messa da parte, i proprietari magari se ne sono andati in vacanza o non lo so. Comunque dopo un mese sono tornati, hanno ripreso la console e hanno provato ad accenderla e non si è più accesa. E la console sembrava, a quanto detto, che non fosse mai stata collegata, ok? Quindi non erano attaccati i cavi, era nella sua scatola presumibilmente, ok? E quindi, come cavolo ha fatto ad avere un cortocircuito se era nella sua bella scatolina al sicuro e protetta? E beh, queste sono cose che capitano. Ok, l'elettronica, quando non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, potrebbe, ok, deteriorarsi al punto tale che nel momento in cui si prova a ricollegarla succede un po' un casino, ok? I componenti che si sono parzialmente deteriorati esplodono in maniera, si spera, non brutale, ok? In questo caso non è successo niente di grave e niente, e quindi la console poi non si accende. E allora, come stavo dicendo, io sono andato a controllare questi connettori qua per cortocircuito e chiaramente ho trovato un cortocircuito. Allora, sono andato a cercarmi un po' in giro su tutti questi induttori qua dove poteva essere il problema, finché ho trovato che appunto la linea sul processore in ingresso era in cortocircuito, mostrava 4 ohm, ok, circa. Allora ho detto ok, di conseguenza vuol dire che uno di questi MOSFET qua o un condensatore è andato, ok? Allora ho fatto le mie ricerche, ho controllato come si fa a controllare uno di questi MOSFET qua, se è in cortocircuito o no. Beh, io faccio in questa maniera qua, prendo e tolgo gli induttori, ok? Gli induttori sono un collegamento tra la parte in entrata e la parte in uscita, ok? È come un filo, è come un fusibile, chiamiamolo, no? Ok? È l'unico punto di accesso che ha la corrente per andare dai MOSFET fino al processore, ok? Quindi se noi togliamo questi induttori, isoliamo il processore dai MOSFET, ok? A questo punto che cosa possiamo fare? A questo punto possiamo andare a prendere il nostro multimetro, ok? E andare a misurare fra l'ingresso, ok? E l'uscita. Quindi qui abbiamo i 12 volt in entrata, ok? Adesso non ricordo molto bene qual è la massa e qual è i 12 volt in ingresso. Datemi un secondo. Allora, no, di qua no. Ok, questa è la massa, quindi sì. Tutto questo qua che vedete grosso qui sono i 12 volt in ingresso, ok? Arrivano dentro di qua, ok, questa è la massa. Arrivano dentro di qua, il MOSFET chiaramente si accende, diventa un ponte di conduzione, ok? Per far arrivare il voltaggio, un volt in questo caso, fa una sorta anche di trasformatore, no? Non è che trasforma la corrente, ma fa passare solo ed esclusivamente il voltaggio che serve, ok? Quindi da qui a qui, ok? E questo qua si può vedere che è collegato, avviciniamoci ancora un pochino, ecco qua, questo percorso qui è collegato qui, quindi io andavo a controllare da qui
ok? Questa è l'uscita, con l'entrata, ok? Se suonava, vuol dire che questo MOSFET qui è in cortocircuito. Quindi ho fatto così, così, così per tutti quanti, finché non ho trovato quello che suonava in continuità fra qui e qua. Chiaramente il MOSFET, come vedete, c'ha anche molti altri punti in cui potrebbe dare cortocircuiti, eccetera, non quindi direttamente da qua a qua. Però il 90, possiamo dire il 90 o 99% dei casi, molto alti in ogni caso, il cortocircuito si verifica, cioè proprio con passaggio diretto dalla linea di voltaggio primaria fino all'uscita, cioè dall'ingresso fino all'uscita. Si verifica così, ok? Ci sono altri casi in cui ci sono cortocircuiti altrove e quindi se noi misuriamo da qui a qui potrebbe sembrare normalissimo, ma invece poi è il MOSFET che comunque è bruciato, ma generalmente è sufficiente andare a fare così, ok? Anche perché chiaramente a quel punto se noi andiamo a misurare qui, ok, questa linea qua, io vedete che suona, ma suona non perché c'è ancora il cortocircuito. Adesso ve lo mostro con il multimetro a schermo. Ok, togliamo anche il bip a questo punto. Mi mostra, cioè mi segnava bip perché ci sono 7 ohm. 7 ohm è la resistenza del processore, di questa linea del processore, vedete? Fa così, gli va sotto dentro al processore. Questa è una linea di corrente in ingresso per il processore. Se noi per esempio andiamo qui, questa è un'altra linea, vedete questa fa 0,2, ok? Quando le mie cose, vedete, fa 0,0 praticamente, ok? Quindi questa qua sembrerebbe che sia anch'essa in cortocircuito, va bene? Perché poi questa, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono tutte parte di questa grande linea in ingresso, perché questa qua è quella che richiede più energia per il processore, quindi l'hanno fatta molto grande. E questa qui sembrerebbe che sia in cortocircuito, però non è così, perché i processori lavorano con una bassissima resistenza, ma proprio veramente bassissima. Come avete visto, 0,2, 0,3 ogni tanto, ok? La resistenza invece delle mie sonde è di 0, 0,1 massimo. Quindi noi abbiamo qui una resistenza di 0,1, 0,2 ohm, che per il processore è giustissima, va benissimo così, non ci sono cortocircuiti in questo caso, infatti poi ve lo mostrerò. E allora che cosa è successo? Io ho trovato che questo qui era in cortocircuito fra qui e qui. Allora l'ho tolto, chiaramente ho ordinato il pezzo perché non ne avevo in sostituzione, non ne avevo a magazzino. Ok. L'altro giorno è arrivato il pezzetto, quindi adesso posso prenderlo, eccolo qui, e installarlo. E costano questi, questi costano. Sono chip che costano tra i 20 e i 40 euro. Uno solo. Il che è assurdo, ma vabbè. C'è tanta potenza che gira, vabbè. Ecco, bello nuovo. Con i contatti addirittura dorati sotto, wow. Ok. Mai visto, di solito sono argentati. Normalissimi. Colore argento, va bene. Ci conferma che questo è un pezzo nuovo, originale, eccetera. Allora, chiaramente ha la sua posizione, il suo posizionamento corretto, il suo verso, il suo sì, però noi non possiamo prendere e spiaccicarcelo su così, ok? Non funziona così, bisogna prima andare a prepararlo, ok? Quindi prendiamo la nostra morsa, la nostra piccola morsa per i chip, fatta apposta per le piccole cose, flussante. Accendiamo il saldatore. Andiamo a stagnare il chip se ha voglia di essere stagnato.
Ecco fatto. Ok, adesso è pronto per essere installato. Quindi vediamo anche la forma. Ok, vediamo anche la forma, c'è una forma abbastanza univoca, non ci si può sbagliare. Ok, lo mettiamo giù, lo saldiamo e vediamo se la console si accende e funziona tutto regolarmente. Aria calda, 480 gradi, no, scusate, 450, anche se in questo caso forse sarebbe meglio 480, però non voglio stressare troppo la scheda. Il problema è che purtroppo queste schede qua, come sapete, lo vedete anche voi, cioè ci sono enormi quantità di rame, sono degli enormi dissipatori e di conseguenza assorbono un sacco di calore. Prima di raggiungere la temperatura e saldare i componenti ci vuole un bel po' di tempo, quindi non si può fare altrimenti. Andiamo con calma in questo caso, non c'è fretta. In questo caso, come vedete, preferisco usare l'aria calda senza ugelli, ok? Perché in questa maniera qua scaldo molta più aria, non solo il chip, e scaldando più aria la scheda riesce a scaldarsi prima assieme al chip. E poi anche se metto al 99% di aria, al 100% di aria, il flusso d'aria, il chip non vola via lo stesso, ma neanche i piccoli condensatori, perché il volume d'aria è diverso, ok? Abbiamo pressione di spinta nell'aria quando ci sono piccoli ugelli, invece quando l'aria è libera di uscire ha meno forza di spinta, ok? Molta meno forza di spinta, e quindi riusciamo a saldare i componenti con più facilità. Ci vuole magari un po' più tempo, ma i componenti almeno non volano via. Ok, ci siamo con lo stagno. Avete visto, ho schiacciato un attimino, è venuta fuori la pallina, quindi vuol dire che c'è lo stagno sotto era fuso. Ok, togliamo pure la pallina, non ci serve. Se ha voglia di farsi prendere. Ok, adesso lo saldiamo correttamente. Ok, vedete come rimbalza? Molto bene, adesso ha raggiunto la sua posizione. Ok, lasciamolo raffreddare un attimino. Ok, adesso siamo pronti a schiacciare giù il chip. Così facciamo uscire gli eccessi di stagno sotto e il chip gli assicuriamo la perfetta installazione. Vedete dall'alto come sta uscendo lo stagno? Molto bene. Teniamo fermi finché non si solidifica di nuovo lo stagno. Ok, nella teoria ora questo qui MOSFET è saldato correttamente, la console può essere riassemblata e testata, però chiaramente prima possiamo fare anche una prova, ok? Con il nostro multimetro possiamo andare a verificare se abbiamo a questo punto ancora cortocircuito, ok? Vedete, noi abbiamo 280 ohm, adesso sta crescendo perché adesso la scheda è calda, quindi la resistenza della scheda è bassa per effetto del calore. Dovremmo aspettare che la scheda si raffreddi completamente, però non c'è un cortocircuito, non ci sono 0 ohm,
o 4 ohm o 5 ohm, ce ne sono svariati. Quindi intanto possiamo andare a pulire un attimino. Ok, alcol isopropilico, un cotton fioc, panno in microfibra, quello che volete, date una pulita. Da togliere i residui di flussante. Controlliamo attorno che non ci siano palline, che non ci siano residui di stagno attorno. Deve essere tutto perfettamente piatto e senza roba strana attorno. Ok, riproviamo. Vedete? Adesso siamo a 400 ohm e questa andrà su quando la scheda sarà completamente fredda. Allora adesso che cosa facciamo? In preparazione intanto possiamo concentrarci qui sulla pulizia del processore. Se volete potete anche lasciare così, nel senso, una volta che avete tolto la pasta termica da sopra siete più che a posto. Se invece lo volete pulito e pronto per la nuova pasta termica, ok? Vi dico un trucchetto, ok? E il trucchetto si chiama VD40. Allora, le paste termiche che usa Microsoft sono dissolvibili, ok? Si possono dissolvere con l'uso del VD40. Quindi se noi prendiamo VD40 lo mettiamo su cotton fioc e bagniamo questa pasta termica qui che c'è, ok? Non direttamente sul processore, perché sennò poi va dappertutto e vi lascia tutto unta la scheda eccetera, e non è il massimo. Non è elettricamente conduttivo il VD40, ma può creare problemi alla maschera verde, ok, delle console. Nel tempo ho visto con una console con cui ho fatto lavorazioni nel tempo, ho usato il VD40, ok, e lasciato il VD40 sulla scheda, e dopo un anno circa ho ripreso in mano quella scheda e ho visto che tutta la maschera verde era venuta praticamente via, quindi l'aveva sciolta, ok? Adesso avete visto come prima era molto dura, adesso è liquida, ok? La sta sciogliendo e sta facendo il suo effetto solvente. Quindi piano piano, e voi ve la pulite in questa maniera qua. Se trovate qualche punto difficile, il VD40 vi dà una mano senza nessuna difficoltà a sciogliere le paste termiche della Microsoft, della Xbox, ok? Sin dai tempi della prima Xbox, Microsoft sta usando queste sorte di paste termiche che non sono le paste termiche convenzionali tipo l'Arctic o tipo qualsiasi altra, e sembra che abbiano una base oleosa, ok? Quindi si dissolvono su chiaramente base oleosa, perché ho provato più e più volte con l'alcol isopropilico, niente da fare, non c'è nulla da fare. L'alcol isopropilico non scioglie neanche per scherzo queste paste termiche qui. E quindi sprecate solo tempo ed energia. Invece con il VD40 in qualche minuto si fa. E come tocco finale si può dare una spruzzatina di alcol isopropilico per eliminare il VD40, la parte oleosa che rimane sulla scheda del VD40, così da pulire la scheda. Adesso voi vedrete un casino, ma è già più sciolto di prima. Quindi in questo caso si può prendere il panno in microfibra, ok, si finisce di passare
ok? Il panno microfibra cattura tutto e vi lascia il processore decisamente più pulito di prima. Vedete? Ecco qua, con pochissimi residui. Poi, se proprio vogliamo, ok, non c'è nessun problema, continuiamo finché non è completamente pulita la scheda. A me piace che sia perfettamente pulita, quindi rifinisco anche queste cose qui. Ecco a voi il processore più pulito del mondo. A specchio, guardate qua che lusso. Ecco, molto bene. Ora è tempo di riassemblare la console. Ci vediamo quando ho finito di riassemblare tutto. Ok, ho messo momentaneamente la console qua dentro. Ok, così andiamo a vedere, andiamo a verificare tutto. Non è completamente assemblata, gli manca il disco, deve essere pulita, il case deve essere pulito, quindi c'è ancora un po' di lavoro da fare. Ma per il momento possiamo almeno vedere cosa succede, ok? Se si accende o se non si accende. Ok, vediamo se riesco a far vedere. Allora, 3, 2, 1. Sì, si accende. Ok, adesso non c'è la ventola, non c'è nulla. Vediamo. Non mi ricordo se Xbox ha la capture, si può fare con la capture card che non ha HDCP. Fatemi provare. Ok, capture card, eccola qua. Magnifico, magnifico, ottimo. Allora, e niente, un semplice singolo MOSFET che ha deciso di abbandonarci, niente di grave. Va bene, ragazzi, spero che qualcosa di utile abbiate trovato su questo video qua. Autofocus sta di nuovo impazzendo, non so perché, non gli piacciono le Xbox. Se vi è piaciuto lasciate un like, se volete commentare commentate, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, se non vi siete ancora abbonati abbonatevi, sempre che vogliate dare un supporto al canale chiaramente, ok? Gli abbonamenti partono da 2 euro, pochi, ma più siete che vi abbonate più il canale cresce, più la qualità dei video poi andrà a migliorare, ok? Che il vostro supporto permette di avere telecamere migliori, luci migliori, servizi migliori. Quindi grazie a voi se mi date una nuova telecamera, perché questa con l'autofocus non ha voglia di funzionare con l'Xbox. Va bene ragazzi, ciao ciao, al prossimo video.